mi rendo conto, anche se in questi ultimissimi tempi le cose stanno cambiando, ma mi rendo conto che parlare di gratuità in un ambito di studio e di ricerca come l'economia può sembrare un ossimoro, cioè dire una sorta di contraddizione in termini, ma non è così. Chi conosce la storia del pensiero economico, chi conosce le radici della scienza economica, sa che nel lontano passato non era così. Il punto è che il principio di gratuità viene cancellato dal lessico economico a partire dalla rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale scoppia in Inghilterra alla fine del Settecento ed è da allora che la gratuità scompare dall'orizzonte. Ma prima di allora il principio di gratuità era dominante all'interno del pensiero economico e della pratica economica. Perché? La ragione è molto semplice. Perché un'economia di mercato è un'economia, come noi diciamo economisti, contrattuale, cioè basato su quello strumento che è il contratto. Ora, il contratto, quale che sia la sua specificità, quando viene siglato e quando viene attuato, quando tra le parti contraenti esiste un nesso di fiducia. Se io non mi fido di te, non firmerò mai un contratto in base al quale io ti vendo la mia casa, perché temerò che tu non potrai poi pagarmi. Oppure mai farò un contratto di prestazione perché avrò timore che tu, ottenuta la mia merce, non mi ripaghi. Cosa vuol dire dunque questo? Che un'economia basata sul contratto, come l'economia di mercato, postula di necessità la fiducia. La domanda allora diventa: da dove viene la fiducia? La fiducia non è come la miniera di carbone, uno fa una buca, ottiene il carbone, ottiene la fiducia. La fiducia è un legame. Infatti la parola fiducia deriva dal latino fides e fides in latino vuol dire corda, la corda che tiene uniti. Questo è bene che si sappia che fides vuol dire corda, tutto ciò che tiene unito. E allora la domanda diventa: come facciamo ad allacciare tra le persone questa corda? Un attimo di riflessione ci permette di dare la risposta: la gratuità. Dove gratuità non vuol dire gratis, ecco l'errore che si fa. Gratis vuol dire che ti do una cosa a prezzo zero, questo è gratis. La gratuità è il principio di gratuità, significa che io voglio entrare in relazione con te perché riconosco che tu sei un altro, sei un tu per me, cioè dire sei un'altra persona con la quale io intendo stabilire un rapporto. Quando questo viene realizzato nasce la fiducia e quando nasce la fiducia si stipulano i contratti e l'economia letteralmente fiorisce. Perché i paesi poveri sono poveri? Proviamo a rispondere. Perché nei paesi poveri manca la fiducia e manca la fiducia perché all'origine la cultura prevalente o per altre ragioni non si sono mai affermate pratiche di gratuità. Ecco allora perché il parlare di gratuità in economia ha un senso e come se ce l'ha, proprio perché dove non c'è gratuità l'economia non funziona, come la storia abbondantemente ci ha insegnato.